Ciao a tutti, mi chiamo Silvia Giovanardi e se qualcuno mi chiede cosa faccio nella vita, rispondo vivo. Perché ho iniziato a fare questo mestiere? Perché ho iniziato a fare vestiti? Credo di saperlo. La mia lettura serale di quando ero una bambina erano prevalentemente i quaderni di matematica delle scuole elementari e poi medie di mia madre. Io leggevo i suoi quaderni di matematica e i suoi diari, perché la matematica era una materia che lei odiava profondamente, non è l'unica. E quindi invece di parlare di equazioni, logaritmi, storie varie, lei disegnava bozzetti di moda, di abbigliamento e aveva creato dei pezzi straordinari, dei setting, delle ambientazioni. Se doveva disegnare una pelliccia faceva tutta l'ambientazione nella neve con i rami caduti e queste modelle che si adagiavano su questi alberi a terra, insomma tutto sempre molto pittoresco. E guardavo infinitamente affascinata come lei potesse dare vita all'eleganza. Lei rappresentava l'eleganza. Mi facevo un tuffo in questi colori, in queste forme, in questi disegni pazzeschi, ero imbevuta della sua moda. E quindi ho iniziato a fare all'uncinetto gli abiti per le mie bambole sin da piccolissima, tagliare, cucire, creare questi piccoli templi. Quindi ho sempre saputo che avrei voluto coprire di benessere colorato e divertente le persone. Quindi, nonostante abbia fatto il liceo classico, il mio amore per la moda non si è mai esaurito. Studio moda allo IED, poi lettere classiche, però nel frattempo inizio a lavorare per Etro, dove divento la responsabile dell'ufficio artistico uomo e svolgo questo mestiere per 5 anni e mezzo. Finché non scelgo di lasciare un posto che in realtà mi dava istrionismo, cultura, meraviglia, opportunità, possibilità, bellezza e anche tanta fatica, ma quella bella fatica positiva che ti forgia, per lanciare 2 start-up di moda sostenibile quando ancora non se ne parlava, anzi venivo guardata come se fossi più diversa di un alieno per certi versi. Però il mio fuoco ardeva troppo forte, sentivo il bisogno, per stare bene con me stessa, di fare qualcosa che potesse girare anche solo di 1 millimetro la chiave di volta di un sistema positivo in quello che era un sistema totalmente inquinato, compromesso, corrotto, sporco e molto stanco. Molto vecchio, lo trovavo infinitamente noioso, il sistema moda per come veniva gestito nei tempi di approvvigionamento materie prime e elaborazione e poi lancio delle varie collezioni, addirittura una ogni settimana, per questa bulimia dell'acquisto senza una specifica direzione o destinazione d'uso. Cioè l'acquisto di un oggetto non era il potersi portare a casa un oggetto di valore, ma l'oggetto stava nel gesto di acquisto stesso.
Poi una volta acquistato l'oggetto perdeva di significato completamente. Per cui sentivo l'esigenza di creare qualcosa di magnifico, di meraviglioso, di scintillante, che ti potesse anche un po' rapire il cuore, di cui poterti innamorare a tutti gli effetti e di cui tu non potessi più fare a meno, perché poi quando trovi qualcosa che ti fa perdere la testa è peggio di una droga, devi per forza farla tua. Quindi volevo innescare un meccanismo virtuoso, senza fare leva sul fatto stiamo salvando il mondo, siamo sostenibili, i cotoni sono biologici, le tinture sono naturali, yeah, sì, ovviamente, ma questo era il mio bottom line silente. La libertà di pensiero di John Keats, che diceva beauty is truth, truth is beauty, that is all we know on earth and that is all we need to know. Quello che diceva Dostoevsky, no? La bellezza salverà il mondo, e quello che diceva Platone, la bellezza è il fondamento del mondo delle idee che genera la realtà. Quindi se è sulla bellezza che fondiamo la nostra esistenza, allora facciamola diventare parte della nostra vita e del nostro guardaroba. E così ho iniziato a fare una grandissima ricerca di tutto quello che il mondo del tessile sano, etico, pulito, sostenibile poteva offrire in quel momento, e ho trovato un grandissimo partner, Walter Corriga, Tessile Ecobio, col quale abbiamo sviluppato tantissimi tessuti in esclusiva per il mio sogno. Questa canapa cruda meravigliosa. La canapa tra l'altro è una fibra cava molto nobile, perché essendo appunto cava può immagazzinare tutto il pulviscolo atmosferico inquinato e restituire aria pulita. Normalmente chi abita in prossimità di piantagioni di canapa per edilizia o per il tessile ha dei polmoni meravigliosamente puliti e sta molto bene. E lo stesso effetto lo fa se la indossiamo, è una sorta di piccolo scudo, di schermo che ci protegge e ci ripulisce. E quindi con lui ho iniziato a tessere la canapa, e la seta biologica, e la fibra di latte, ovviamente i cotoni organici, la lana organica, l'ortica e la soia, che viene definita il cashmere vegetale, la fibra di mais, quindi tutta una serie di fibre che venissero dal mondo dell'economia circolare, perché il mais, come la soia, come il latte venivano dagli scarti dell'industria del food, e invece altre fibre naturali che venivano da piantagioni o coltivazioni svolte nella semplicità del rispetto. Abbiamo messo insieme questi filati preziosi, crudi, veri, in grado di parlare e di raccontare la loro storia, quasi senza bisogno di mettere un name tag che dichiarasse quanto fossero paladini, no, dell'eticità. Erano etici per la sola energia che emanavano. Città dell'Arte, oltre ad essere stata la prima grande fondazione ad avermi riconosciuta come artista e ad avermi commissionato due delle mie opere d'arte per me più importanti, che sono la prima Courage, fatta 2 anni fa, sempre per Circulart, e la seconda Freedom. La prima epifania è stata questa collezione ispirata al mio viaggio in Giappone e a quello che il Giappone mi ha raccontato. Una storia di rispetto, fatta di rispetto per tutto ciò che di prezioso è stato costruito da loro nel tempo. Di rigore, di disciplina della poesia. Non ho mai pensato che la poesia potesse essere così rigorosa e così disciplinata,
ma allo stesso tempo morbida e affascinante come quella che ho trovato nei loro modi di fare, di ricamare, di fare gli origami della pace, con cui poi ho realizzato l'abito della pace fatto da 88 origami in fibra di mais, o come il rigore con cui realizzavano le armature samurai, le uniche armature che vestono dei guerrieri della pace, che non vogliono combattere per la guerra ma mettersi al servizio della pace. Gli unici guerrieri che non hanno bisogno di combattere per sapere chi è il vincitore. I veri samurai si mettevano uno di fronte all'altro, si guardavano molto intensamente a seconda della vibrazione che rimandavano e uno dei due capiva di doversi fare da parte. Si inchinava, ringraziava e se ne andava. Quindi questo volersi riconoscere e non scontrare ha ispirato anche la mia produzione di diverse opere indossabili a forma di armature samurai, ma molto morbide, che restituissero quel desiderio di pace e non di armatura. Tutti all'inizio mi chiedevano: ma quindi tu farai sempre solo capi giapponesi? No, ragazzi. Il mio desiderio è quello di creare bellezza laddove io ne senta il bisogno e il piacere, laddove io ne sia stimolata. E il mio primo grande stimolatore è stato il Giappone, ma poi ci sono stati tanti altri viaggi e tante altre vicissitudini della mia vita che mi hanno ispirato per realizzare dei capi per me molto importanti come quelli della parte dell'Egitto. Un viaggio chiave della mia vita in cui mi sono riconnessa probabilmente a una mia esistenza di 5.000 anni fa, in cui mi sono ritrovata la faraonessa Hatshepsut e di cui porto il cartiglio al collo. E da lì sono nate una serie di pitture da parte mia e di fotografie che poi ho riportato su questi cotoni egiziani pazzeschi che ho tessuto fisicamente insieme a loro in queste comunità Luxor di artigiani, artisti, per me non c'è separazione, che mi hanno ispirato ad un fare molto antico e molto illuminato. Questo mio pellegrinaggio mi ha portato ad esplorare in particolar modo le dune del deserto di Maspalomas a Gran Canaria, in mezzo alle quali indossavo gonne fatte da me con recupero di sete di sari indiani antichi. E una mia carissima amica Maria Elena della boutique Biffi, guardando questo mio incedere in mezzo al vento, la sabbia, il sole e le dune, mi ricordo ancora, mi chiese: ma che belle queste gonne, queste cose che indossi, mi piacerebbe tanto portarle a Milano. E quindi sono andata alla ricerca di questi sari antichi per produrre nuovi piccoli capi di abbigliamento, opere d'arte, senza dover produrre il tessuto, quindi produrre senza produrre, no? Ma semplicemente un riutilizzo di qualcosa che aveva già di per sé un valore altissimo, dandogli anche una contemporaneità, un'ossigenata, una freschezza. Alcune di queste sono poi quelle che indosso e da cui non mi separo, e quindi è nata questa collezione per Biffi molto speciale che ho nel cuore. E quindi alla fine tutta questa cultura, tutto questo viaggio in giro per il mondo mi hanno portato a scoprire che il viaggio più elettrizzante, entusiasmante di tutti lo posso fare dentro di me e lo può fare chiunque abbia il desiderio di indossare queste piccole magie.